L'11 gennaio 1966, davanti alla questura di Palermo, arriva una donna che ha un'importante notizia da dare, e tale notizia potrebbe cambiare la storia di quegli uomini d'onore rinchiusi al carcere di Lucciardone e soprattutto la storia dei corleonesi. La donna si chiama Biagia Lanza. Dice che c'è un detenuto di Corleone che ha delle importanti rivelazioni da fare. La donna ha chiesto di parlare col vicequestore Angelo Mangano. Sa che quel poliziotto che ha la fama del super poliziotto perché è ormai famoso in tutta Italia per l'arresto di Luciano Liggio del 64. Al vicequestore Mangano, la donna riferisce un messaggio urgente di suo marito. Vuole raccontare tutto quello che sa sulla mafia di Corleone, ma ha paura di morire scannato come un animale. Il marito è il cantante misterioso che a Lucciardone cercano ancora di capire chi fosse. Mangano fa salire la donna il giorno dopo su un furgone della Polizia di Stato, varcano il cancello del Lucciardone per prelevare suo marito. C'è un giudice istruttore che vuole ascoltare il detenuto. Il detenuto è Raia Luciano Fu Carmelo, navarriano, arrestato con l'accusa di associazione a delinquere ed estorsione continuata. Nel carcere del Lucciardone subisce violenze da altri detenuti della fazione liggiana. Il vicequestore Mangano carica sul furgone della questura Luciano Raia. Mangano lo ricorda come un tipo violento. Era sospettato di aver ucciso più di una volta. Comincia così l'avventura di Luciano Raia, nelle vesti di pentito. Al Palazzo di Giustizia di Palermo incontra il giudice istruttore Cesare Terranova e fa i nomi degli autori di una serie di omicidi e dei membri della fazione liggiana. Raia sa che ormai il grande passo è fatto. Se fosse sceso da quel furgone non sarebbe mai più tornato indietro. Arrivano al Palazzo di Giustizia e al quarto piano, verso le 10 del mattino. Il vicequestore Angelo Mangano insieme al giudice Terranova rassicurano Raia che sembra impaurito. Mi chiamo Raia Luciano Fu Carmelo, la confessione è lunga e dettagliata, e solo il vicequestore aggiunto Angelo Mangano e il giudice istruttore Cesare Terranova saranno a conoscenza per molti mesi dei segreti che in quel momento Raia sta confessando. Luciano Raia comincia la sua confessione. Ero alla quinta sezione del Lucciardone, non mi ricordo quand'era, faceva caldo, forse era inizio di giugno, forse era settembre. Era l'ora d'aria, gli altri passeggiavano sotto il muro intorno al campo di calcio. Io me ne stavo per conto mio, dovevo pulire il cortile. A un certo punto sento ridere forte. Mi giro, c'erano sicuro Vincenzo Liggio, quello che si dà tante arie perché è amico di Lucianeddu e Gaetano Riina, che è il fratello di Salvatore Riina. Stanno un po' in disparte, poi Vincenzo Liggio e Gaetano Riina se ne vanno per i fatti loro, in fondo al cortile. Parlano sottovoce, ma si vede che stanno discutendo di una cosa importante. Gesticolano, si guardano intorno, mi avvicino con la scusa che sto scopando il cortile, e sento Gaetano Riina che diceva che gli avevano fatto la posta a Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e Antonino Piraino. Non sentivo tutto quello che diceva Gaetano, perché dovevo stare un po' lontano, altrimenti si sarebbero accorti che stavo ad ascoltarli. Gaetano spiegava che alla fine erano riusciti a sorprenderli e a ucciderli. Uno dei tre aveva fatto resistenza, non capì che aveva fatto resistenza, sentì anche poi che avevano dato fuoco alle erbacce per distruggere i 3 cadaveri. Parlarono anche di un altro omicidio, quello di Pietro Splendido, sorvegliava il deposito di legname che c'è a Corleone, vicino a San Michele Arcangelo, dove c'è la costruzione della galleria. Splendido vedeva spesso passare da quelle parti Luciano Liggio, Salvatore Riina, Binnu Provenzano e Calogero Bagarella, che erano tutti latitanti. Quelli non si fidavano che tenesse la bocca chiusa e lo hanno ucciso. Il giudice Terranova scrive intanto su un quaderno, poi chiede a Raia: chi li ha uccisi materialmente? Chi ha bruciato i cadaveri? Raia risponde: loro, chi se no? Loro, Salvatore e Gaetano Riina, Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella. Il questore Mangano gli chiede se si ricorda anche di un altro delitto di Corleone, l'omicidio di Paolo Riina, Paolo Utrunzu. Luciano Raia risponde: vossia, se vuole sapere chi ha ucciso Paolo Riina, alla moglie lo deve chiedere. Lei sa dove andò il marito il giorno prima di essere ucciso, come lo so io. Io lo vidi a Bisaquino, alla fiera del bestiame, poi mi accorsi che c'era anche Salvatore Riina. Era seduto su un tronco d'albero. Pensai, e che ci fa questo qua? Riina era latitante, e si sapeva che se ne stava sempre tra le rocche. Poi lo vidi seguire Paolo Riina, e capì che quel cristiano stava per passare un guaio serio. Il giorno dopo, Paolo Utrunzu venne assassinato. Le rivelazioni di Luciano Raia saranno controllate personalmente dal vicequestore Mangano. Il lavoro investigativo non è facile.
Il poliziotto crede a ogni parola di Raia, ma per un paio di omicidi non trova riscontri né altre testimonianze, perché nel frattempo cominciano a parlare anche altre persone di Corleone, e sono le donne. Rosa Oliveri parla dell'omicidio del cognato Francesco Paolo Streva. Michelina Zarzana, vedova di Antonio Piraino, parla del triplice omicidio del 10 settembre 1963, in cui caddero i navariani Francesco Paolo Streva, Biagio Pomilla e il marito. Maria Paternostro, vedova della guardia campestre Calogero Comaianni, che aveva arrestato Liggio per un furto di covoni di grano ed era stato ucciso il 28 marzo del 1945. Ma non tutto si riscontra. Non ci sono prove, per esempio, del coinvolgimento in alcun delitto di Gaetano Riina, il fratello di Totò. Dopo gli interrogatori, Luciano Raia viene recluso in una cella di isolamento, ma all'interno del carcere e a Corleone subito circola la voce della sua collaborazione. A Corleone, in un'imponente retata, vengono arrestate 42 persone. Subito dopo, l'ANSA dà notizia che c'è un pregiudicato che ha confessato. Prima anonimo, poi con il nome per esteso. Il 24 marzo 1966, il giudice Cesare Terranova vuole incontrare Totò Riina per interrogarlo. L'interrogatorio è fissato per il pomeriggio, nella sala colloqui del carcere del Lucciardone. Totò Riina viene accompagnato in una stanzetta, è sorpreso ma non parla, alle domande risponde che non sa niente, fino a quando dice: «Con lei è andata a finire come con gli ebrei, ce l'avete sempre con me. Ogni 5 minuti c'è un mandato di cattura. D'ora in poi risponderò soltanto al Presidente della Corte. Io e lei, signor giudice Terranova, ci rivedremo solo al processo». Il 23 dicembre 1968, intanto, si chiude il processo di Catanzaro, con una serie di condanne limitate. 22 anni alla Barbera e Torretta, 14 anni a Buscetta, 10 a Cicchiteddu Greco, 6 a Giuseppe Calò. Luciano Liggio viene assolto come molti altri. Qualche mese dopo, il 18 febbraio 1969, inizia a Bari il processo per una serie di omicidi avvenuti a Corleone. Gli imputati sono 64, tra i quali Luciano Liggio, Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Bernardo Provenzano, questi ultimi due in contumacia in quanto latitanti. Quasi tutti sono accusati di associazione per delinquere, omicidio, tentato omicidio, violenza e favoreggiamento. A gravare sul processo le confessioni di Luciano Raia. Il 10 giugno 1969, con una clamorosa e inattesa sentenza, la Corte di Assise di Bari pronunciò l'assoluzione di Liggio e degli altri 63, limitandosi a irrogare lievi condanne per i reati di associazione per delinquere semplice. La Corte dunque non credette alle propalazioni di Luciano Raia, dichiarandolo inattendibile perché si trattava di un soggetto più volte ricoverato in manicomio, omosessuale, che si era indotto a parlare soltanto dopo aver avuto assicurazione dal vicequestore Angelo Mangano, che sarebbe stato aiutato sia per ottenere una eventuale libertà provvisoria, sia per avere gli assegni familiari per i figli dei detenuti. La Corte assolve Luciano Liggio dall'accusa di 9 omicidi, 8 tentati omicidi, perpetrati a Corleone tra il 55 e il 62, nonché di associazione per delinquere. Con lui vengono assolti altri 59 imputati corleonesi. Riina viene condannato a 1 anno e 6 mesi per falso e ricettazione, mesi già però scontati. La sentenza di Bari viene giudicata dai media scandalosa e il pubblico ministero di quel processo confesserà di aver ricevuto una lettera anonima, con chiare minacce di morte, indirizzata anche al presidente della Corte d'Assise di Bari e ai componenti della sua giuria popolare. Cosa era accaduto in Camera di Consiglio? Quale era il contenuto delle lettere indirizzate al presidente e ai giudici popolari? Poche ore prima che la Corte si ritiri per prendere la decisione, vennero recapitate 3 lettere anonime indirizzate ai giurati popolari, al presidente della Corte e al pubblico ministero. Nella lettera ai giurati si legge: «Noi vi vogliamo semplicemente avvertire che se un galantuomo di Corleone sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutti, sarete scannati, come pure i vostri familiari». In quella al presidente: «Se condanni anche un solo imputato di Lucianuzzu Liggio, sarai scannato tu e tutti i tuoi figli e i fratelli a uno, e tutti i giudici popolari che tieni». Dal Palazzo di Giustizia di Bari, Luciano Liggio, accompagnato da Totò Riina e i loro avvocati, escono liberi, si recano subito nella villa dell'avvocato di Lucianeddu, alla periferia di Bari, dove rilascia anche un'intervista alla stampa. Il pentito Luciano Raia viene giudicato un malato di mente, vengono sfornati dagli ospedali e dai manicomi giudiziari di mezza Italia, decine di certificati che attestano le sue frequenti crisi epilettiche,
vengono ripescate diagnosi di sintomatologia ossessiva, con stato tossico-confusionale in soggetto depresso. Si scoprono vecchi esami neurologici, che evidenziano la sua periodica instabilità emotiva e volitiva. Il super testimone del processo di Bari è un pazzo. I giudici non hanno dubbi, le sue sono infamie partorite da una mente distorta, per quanto si può ragionevolmente affermare che non del tutto ingiustificate appaiono le perplessità che insorgono sulla personalità del Raia. Tali perplessità si aggravano però allorché si passa a valutare la personalità del teste sotto l'aspetto morale. Da Corleone arrivò addirittura un testimone, che racconta alla corte persino quali fossero le abitudini sessuali di Luciano Raia. Il giudizio finale della corte sul pentito è netto e segna la strada a tante altre sentenze negli anni a venire. I due principali imputati, Luciano Liggio e Salvatore Rina, vengono rinviati a giudizio senza un solo elemento di prova, ma solo sulla presunta appartenenza a una cosca mafiosa. Totò Rina sta tornando finalmente un uomo libero, dopo tanti anni di latitanza e 5 a Luciardone. Quel 10 giugno del 69, il Tribunale della Repubblica Italiana ha accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che lui non è un mafioso né un assassino. Quell'11 gennaio 1966, agli inquirenti sembrò che il muro di omertà, che sino ad allora aveva impedito di fare chiarezza su quei gravi fatti di sangue, avesse finalmente ceduto grazie alla inattesa collaborazione di Raia. I corleonesi sono pronti a tornare in campo.